Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. In tanti mi avete chiesto come si fa il bollito misto e qui, eccomi qua, pronta, faccio il bollito misto. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto questa sera faremo il bollito per fare i quadrucci. Questi li ho comprati, dal nostro pastificio di fiducia e quindi sono comunque molto buoni. Però potete fare la sfoglia e farli voi, tranquillamente. Per la sfoglia, se per cortesia, certo, amore, li metti nell'info box, ok? Il brodo è il piatto preferito di mia madre. Sì, anche della mia. Infatti stasera verrà a cena. Allora, detto questo, abbiamo bisogno di manzo o vitellone. Poi il bollito si può fare con qualsiasi cosa, questa non è la ricetta originale, è come lo faccio io a casa, ok? Dicevo, sono circa 6 etti di vitellone, abbiamo 2 fraccosce di pollo alle quali lascerò anche la pelle. Dà più sapore? Sì, esatto, no, perché non ho l'osso, perché di solito io metto anche l'osso, cioè un pezzo di ginocchio di bovino, però non c'è e quindi automaticamente devo comunque compensare in qualche modo. Una carota molto grande, 3-4 coste di sedano, una cipolla e mezza bottiglietta di pomodoro. Io ho usato, in questo caso userò il datterino, scusate, il ciliegino, perché è molto più dolciastro e quindi mi va a dare quel tocco in più al brodo. E i quadrucci? Ovviamente sale e quadrucci. Allora, vado a pulire le verdure e ci rivediamo qua a pentola riempita d'acqua. Allora, ecco qua, le verdure sono state pulite e adesso le vado a mettere tutte quante così a pezzi dentro l'acqua. Metto anche il vitellone. Il pollo lo metto tra una mezz'oretta perché ha una cottura un pochino più veloce, ok? Metto una bella presa, questa è la presa, o anche se avete le mani grandi la presa è questa. Questo è il pizzico, vedete? Che tante volte ci chiedono ma quant'è la presa di sale? Questa è la presa di sale. Metto mezza di questa boccettina, così tutto insieme? No, così tutto insieme, e metto sul fuoco a far bollire per mezz'ora, poi aggiungerò l'altra carne, va bene? Acqua calda, È facile comunque. E fare il brodo è facilissimo, metti tutto insieme, c'è il piatto più semplice che ci sia. Io chissà che mi credevo, pensavo fosse più difficile. Ma vabbè. Ci vediamo in corso d'opera. In corso d'opera. Allora, eccolo qua, il nostro brodo in cottura, ho messo anche il pollo. Che bel colore, il classico del brodo. Eh sì, il senso del pomodoro è quello, no? Sì. Di dargli il colore oltre al sapore, dargli anche un pochino di colore. E c'è chi addirittura mette anche una patata per dargli un pochino più di densità, però a me sinceramente non piace l'idea, e quindi non lo sapevo. Sì. Allora, lo lasciamo così almeno un'oretta. Io l'ho messo, io dico le cose perché il coperchio del Magic Cooker che ci aiuta, quindi con i tempi. Però insomma un'oretta e mezza per voi può andare bene, ok? Fino a che non infilate la forchetta e sentite che il manzo vitellone è cotto, per il pollo tranquilli si cuocerà senz'altro, ok? Ci vediamo tra un po', ciao! A che punto siamo arrivati adesso? Siamo arrivati quasi alla fine della cottura, eccolo qua, vi faccio vedere adesso nella nebbia la ciccia, vedete? Il forchettone si affonda perfettamente. Ora, questo è un brodo piuttosto magro perché comunque non ho messo, ripeto, le ossa, i grassetti, i nervetti, eccetera. Tant'è vero che non ho dovuto neanche schiumarlo. Però se voi mettete l'osso, eccetera, eccetera, dovete comunque schiumarlo, nel senso, a un certo punto si formerà una specie di schiuma proprio, che è quella che deriva dall'osso, dal grasso, eccetera,
e lo dovete togliere con la palettina. Qua non è stato necessario perché, ripeto, è piuttosto magro, a parte la pelle del pollo non c'era nulla di grasso. Va bene? Allora ci rivediamo quando poi dopo toglierò la carne, filtrerò il brodo e metterò i quadrucci. Allora, eccoci qua, come vedete abbiamo tolto la carne che è bella tenera e a questo punto assaggiamo di sale, se necessario aggiungiamo un pochino di acqua per allungarlo se sentite che è un pochino troppo corposo, questo non va bene così, vi posso assicurare che è proprio leggero leggero. Ho lasciato qualche pezzettino di cipolla perché a noi piace sentirla tra i denti mentre mangiamo i quadrucci, però una chicca, se volete potete aggiungere delle croste di parmigiano Buone, quelle che si sciolgono. Esatto, che con il brodo filano. stanno d'incanto proprio. Mi raccomando, le grattate bene anche sopra la crosta e le pulite, magari gli date anche una lavatina e poi dopo le mettete nel brodo. E i quadrucci quando? I quadrucci li mettiamo non appena ho pulito le croste. A dopo. A dopo. Ora che le croste si sono ammorbidite, andiamo a mettere i quadrucci. Vedete, quando comincia a filare vuol dire che sono pronte quasi. Mettiamo i quadrucci. Una bella pioggia di quadrucci. Una bella pioggia di quadrucci. Che insieme ai tortellini sono i miei preferiti. Col brodo. Col brodo. Ecco qui. Li facciamo cuocere, dipende dalle paste, dai 3 ai 5 minuti e poi le andiamo a servire. Quindi ci vediamo in tavola per l'assaggio. ci vediamo in tavola. Eccoli pronti. C'è anche una bella scorza di parmigiano. Quelle che filano per bene. Io so due in realtà. Una è nascosta. Ah, una è nascosta, quindi c'è anche il sottofondo. E certo. E adesso c'è l'ormai famoso assaggio. Com'è? Buono? È buono. Delicato, vero? Beh, basta mettere meno grassi ed è buono lo Però stesso. delicato ma è saporito. Basta mettere più odori. E comunque in ogni caso, se la carne è buona, il sapore c'è. Quindi prendete carne buona, mescolate le carni, perché vi posso assicurare che mettendo pollo e manzo, pollo e vitellone viene anche meglio. Se ci mettete un ossetto va anche meglio e quindi insomma ecco. Ragazzi, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook Tutti a tavola con Silvia. È un gruppo pieno di bravissime persone che cucinano, si danno consigli. Sì, infatti sono carine proprio. E sono carinissimi, va bene? Noi andiamo a mangiare e ci vediamo alla prossima ricetta. Puntata. Ciao a tutti.